Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò dell'intervento chirurgico di allungamento dell'aponeurosi del gastrocnemio. Dal punto di vista anatomico si tratta di una struttura di consistenza fibrosa posta circa la metà del polpaccio e che rappresenta lo strato superficiale del muscolo gastrocnemio, che tende quindi a confluire insieme a un altro muscolo che si chiama soleo a formare il tendine di Achille, che a sua volta rappresenta il più forte e grosso tendine presente nel nostro corpo. È interessante sottolineare come il muscolo gastrocnemio, ma anche il tendine di Achille, abbiano la tendenza a diventare meno elastici, non solo con il passare dell'età e quindi nelle persone anziane, ma anche nei giovani sportivi, che praticano un assiduo rinforzo della muscolatura senza purtroppo al tempo stesso eseguire uno stretching specifico. In particolare dobbiamo tenere presente che durante la deambulazione il piede deve essere in grado di flettere in senso dorsale, cioè verso l'alto, di 5-10 gradi rispetto all'asse della gamba, cosa di cui noi non ci accorgiamo mentre camminiamo, ma che è evidentemente importante nella fase finale del passo, cioè quella detta di spinta. Nel caso in cui ci sia una ridotta elasticità dell'aponeurosi del gastrocnemio o addirittura del tendine di Achille, questa flessione dorsale del piede può essere notevolmente ridotta fino ad essere pressoché assente, causando quindi un sovraccarico funzionale non solo a livello del piede ma anche a livello della caviglia. Si tratta di una problematica molto più frequente di quanto si possa pensare e che è chiamata in causa nello sviluppo di molte problematiche del piede, tra cui ricordiamo la fascite plantare, la tendinopatia, cioè l'infiammazione cronica del tendine di Achille, un dolore plantare a livello delle teste metatarsali, la disfunzione del tendine tibiale posteriore che può anche esitare in un piede piatto dell'adulto, la formazione di dita martello e dell'alluce valgo, nonché nella genesi del neuroma di Morton oppure nel paziente diabetico nella formazione di ulcere cutanee a livello plantare del piede. Non esiste un esame che ci aiuti nella diagnosi, perché questa sostanzialmente è solo clinica, fatta cioè visitando il paziente. Per il trattamento quasi sempre, per fortuna, basta solo eseguire lo stretching specifico che potete trovare sul mio sito internet oppure sul mio canale YouTube. Lo stretching sarà differente a seconda che la brevità interessi l'aponeurosi del gastrocnemio oppure il tendine di Achille. Dovrà quindi essere il vostro medico o il vostro fisioterapista a indicarvi quale tipo di stretching eseguire in modo costante e giornaliero. In alcuni casi, complessivamente molto pochi, non c'è alcun miglioramento con il solo stretching, dovendo quindi ricorrere ad un'operazione di cui vi descrivo le 3 tecniche chirurgiche più comuni. In alcuni casi si procede ad eseguire l'allungamento del capo mediale del gastrocnemio, cioè la parte più superiore del gastrocnemio stesso. Potete trovare la descrizione di questo intervento chirurgico, eseguito normalmente in anestesia locale, sul mio sito internet o sul mio canale YouTube. Questo intervento dei 3 che vi propongo è sicuramente quello meno invasivo. La seconda possibilità è quella di allungare l'aponeurosi del gastrocnemio nella sua porzione più distale, che più o meno corrisponde alla metà del polpaccio, e di cui ho intenzione di parlarvi nello specifico proprio in questo video. Nel caso in cui invece a essere accorciato sia il tendine di Achille, in casi selezionati si allunga questa porzione, eventualmente anche solo con un approccio mini-invasivo con 3 piccoli tagli della cute. Complessivamente dei 3 interventi proposti in questo video si tratta dell'evenienza meno frequente. L'intervento chirurgico può essere eseguito sia in anestesia generale, cioè l'anestesia totale, oppure, meglio ancora, in anestesia spinale, praticando cioè una iniezione a livello della colonna lombare. L'intervento prevede un taglio chirurgico di alcuni centimetri a livello del polpaccio,
che poi approfondito fino a trovare questa struttura bianca, mobile e piuttosto resistente che è proprio l'aponeurosi del gastrocnemio, che qui vedete muoversi di pari passo con la mobilizzazione del piede che sto eseguendo. L'intervento chirurgico prevede il taglio di questa sola porzione bianca superficiale, lasciando evidentemente intatte le fibre muscolari sottostanti. Al termine del taglio dell'aponeurosi del gastrocnemio si esegue semplicemente una sutura del piano sottocutaneo e della pelle con un filo riassorbibile. Con il passare delle settimane successive la zona del taglio dell'aponeurosi si coprirà di un tessuto cicatriziale, coprendo quindi anche le fibre muscolari, ma a questo punto l'aponeurosi del gastrocnemio sarà guarita allungata, andando quindi a ridurre quella tensione presente prima dell'intervento. L'operazione, che dura circa 15 minuti, prevede che si possa camminare subito dopo, secondo il dolore che sentite, avendo cura tuttavia di eseguire una profilassi contro la trombosi venosa profonda, usando l'eparina a basso peso molecolare che è iniettata sottocute con un piccolo ago. Come ripeto nella maggior parte dei video che pubblico, infatti sono contrario all'utilizzo degli anticoagulanti presi per bocca, che sono sicuramente accettati con maggior sollievo da parte dei pazienti, ma che purtroppo hanno molti più effetti collaterali. Dopo l'intervento il 50% dei pazienti almeno riferisce di avere un fastidio, cioè la sensazione di stiramento continuo quando appoggiano il peso a terra. Ed è questa la ragione per cui consiglio di continuare anche a casa in modo regolare l'assunzione degli antidolorifici prescritti alla dimissione per i seguenti 5-7 giorni. Come ho detto poco fa, i punti di sutura sono riassorbibili e quindi si scioglieranno da soli. Andrete a casa dopo un giorno di ricovero avendo però cura di non fare il bagno o la doccia per 2 settimane. Nonostante esistano in commercio dei sacchetti che sono dichiarati impermeabili e quindi apparentemente perfetti per potersi lavare in sicurezza, direi che è comunque possibile che qualche goccia passi attraverso il sacchetto, rischiando quindi di contaminare la ferita chirurgica causandone una infezione. Benché si tratti di un intervento chirurgico semplice e rapido, ci sono comunque dei rischi che sono dati dall'infezione, la trombosi venosa profonda, un ritardo della cicatrizzazione della pelle, un dolore persistente al polpaccio o al piede con difficoltà prolungata ad appoggiare completamente in modo sciolto il peso a terra e anche un rischio di reintervento chirurgico, qualora la cicatrice profonda che si forma nel corso delle settimane successive all'intervento causi ancora il persistere della brevità del polpaccio. Tutti questi aspetti andranno evidentemente discussi con il vostro chirurgo prima di decidere di sottoporvi all'operazione. Grazie.